Ecco la maglietta terminata e vaporizzata. Vi faccio vedere i particolari che poi spiegherò naturalmente durante il video. Si parte da lavorare il punto treccia doppio, quindi le strisce laterali vanno dalla spalla al sottoseno, le due centrali dalla spalla al sottoseno. Naturalmente se avete una circonferenza seno più grande metterete più strisce. Poi abbiamo lavorato la metà superiore del dietro e poi abbiamo lavorato in tondo la parte finale della maglietta. Poi per quanto riguarda la manica abbiamo al centro il punto treccia e poi tutta una lavorazione di archetti, sempre lavorata in non tondo. La parte finale della manica l'ho terminata lavorando gli archetti con semplici maglie basse. Volutamente non l'ho lavorato sul bordo perché mi piaceva l'idea della parte dritta finale con semplici archetti, ma voi se volete la potete terminare come la manica. È una magliettina semplice, estiva, può essere usata anche come un sottogiacca. Ecco come la si presenta. Vi faccio vedere anche da lontano il retro. Eccola qui. Può essere sportiva, elegante, come dico sempre, basta abbinarci gli outfit giusti. E che cosa dirvi? Spero che vi piaccia. Fatemi sapere e ci vediamo al prossimo tutorial. Ben ritrovati! Per questo nuovo progetto io ho deciso di utilizzare il Miss Baby Soft della Mistrico Filati. È un 100% cotone soft pettinato, gasato, mercerizzato. Questo che cosa significa? Che il filato è morbido, è ben ritorto, liscio ed è quasi setoso. Gasato significa che ha subito un procedimento per l'eliminazione delle fibre superflue, quindi abbiamo un filo pulito e mercerizzato, come vi ho detto più volte, è quel processo che lo rende che rende i colori molto più brillanti. Può essere lavorato con l'uncinetto del numero 3, 3, 3,5. Io lavorerò con l'uncinetto del numero 3 perché, come vi ho sempre ripetuto, ho una mano molto morbida. Ecco il colore che ho deciso di utilizzare, questo bel colore arancio. Forse dal video non si vede, però veramente è bellissimo come filato. Cosa andrò a realizzare? Andrò a realizzare una maglietta con il punto treccia doppio che è realizzabile in tutte le taglie. Quindi dobbiamo prendere la circonferenza seno e dividerla per due. Prima di tutto andiamo a vedere come si realizza il punto treccia doppio e poi proseguiamo con le spiegazioni. Io ho messo su le mie 18 catenelle, adesso partendo dall'uncinetto mi lavoro 2 catenelle, una e 2, filo sull'uncinetto, partendo dalla terza catenella, quindi 1, 2, 3, andiamo nella catenella successiva e ci lavoriamo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, andiamo nella catenella successiva e ci lavoriamo una maglia alta e lavoriamo così per tutto il giro, ritrovandoci 18 maglie alte. Lavoro l'ultima maglia alta nella prima catenella che abbiamo lavorato ed ho terminato le mie 18 maglie alte. Adesso lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3, volto il lavoro. Lavoro filo sull'uncinetto la prima maglia alta in costa davanti, filo sull'uncinetto, lavoro la seconda maglia alta in costa davanti, cioè prendo l'uncinetto, lo inserisco dietro alla maglia alta, estraggo il filo
e la lavoro. Poi lavoro le successive 12 maglie alte in costa dietro. Cosa significa? Filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto da dietro sul davanti della maglia alta, estraggo il filo e la lavoro. Vi faccio rivedere: filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto prendendo la maglia in questo modo da dietro sul davanti, passo l'uncinetto sul davanti della maglia, esco all'altro lato della maglia, estraggo il filo e la lavoro. In questo modo dobbiamo lavorare le successive 10 maglie alte. Termino il giro lavorando le ultime 3 maglie alte in costa davanti, una e due, come abbiamo lavorato all'inizio del giro, e l'ultima maglia alta normale. Quindi vado a lavorare la maglia alta nella prima catenella della maglia sottostante, poi lavoro 3 catenelle, 1 2 3, che sono la nostra prima maglia alta, volto il lavoro, lavoro nuovamente, in questo caso le successive 2 maglie alte in costa dietro, quindi inserisco l'uncinetto dal dietro sul davanti della maglia, estraggo, una e due, poi triplo filo sull'uncinetto, una, due, tre volte, salto le prime 3 maglie alte in costa davanti e lavoro le successive 3 maglie alte, quindi triplo filo sull'uncinetto, salto 1 2 3, vado a prendere la successiva maglia alta e la lavoro prendendola in costa davanti, quindi lavoro 1 2 3 4 ed ho lavorato una maglia alta tripla, triplo filo sull'uncinetto, lavoro la successiva maglia alta sempre in costa davanti, 1 2 3 4, triplo filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi la terza maglia alta in costa davanti, 1 2 3 e 4. Ho lavorato 3 maglie alte triple in costa davanti. Adesso cosa faccio? Triplo filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi piegando leggermente il lavoro la prima maglia alta saltata, quindi 1 2 3 e 4, 3 volte filo sull'uncinetto, 1 2 3, vado a lavorarmi la seconda maglia alta, 1 2 3 4, triplo filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi la terza maglia alta saltata, 1 2 3 4, ed abbiamo lavorato 6 maglie alte triple ma incrociate ed abbiamo effettuato il nostro primo incrocio. Poi lavoriamo nuovamente 3 volte filo sull'uncinetto, lavoriamo come abbiamo fatto in precedenza, quindi saltiamo 3
maglie alte, lavoriamo la maglia alta successiva, sempre con una maglia alta tripla in costa davanti, quindi una, 2, 3 e 4. Triplo filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi la maglia alta successiva, una, aspettate, si è una, 2 e 3. Triplo filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi la successiva maglia alta. Quindi ho lavorato nuovamente 3 maglie alte triple in costa davanti, triplo filo sull'uncinetto, torno indietro con la lavorazione e vado a lavorarmi la prima maglia alta saltata, 1, 2, 3, 4, triplo filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi la seconda maglia alta saltata, 1, 2, 3 e 4, triplo filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi la terza maglia alta saltata, 1, 2, 3, 4, ed abbiamo lavorato altre 6 maglie alte triple in costa davanti creando l'incrocio. Filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi le successive 2 maglie alte in costa dietro, lavoriamo le maglie così come si presentano, quindi una, 2, maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro, lavoro una, 2, 3 catenelle che sono sempre la nostra prima maglia alta, volto il lavoro, lavoro le successive 2 maglie alte in costa davanti così come si presentano, una e 2, filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi le maglie alte triple che abbiamo lavorato nel giro precedente come maglie alte in costa dietro come abbiamo fatto nei primi giri, quindi vado a prendere la maglia da dietro in questo modo e la lavoro, le lavoriamo tutte e 12 in questo modo, quindi una, 2, se non riuscite a vedere le maglie basta girare leggermente il lavoro, quindi questa è la terza, filo sull'uncinetto, poi per prendere la maglia basta allargare leggermente il lavoro in questo modo e recuperate la maglia che è leggermente incrociata, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, vado sulle maglie alte triple successive e lavoro allo stesso modo, la prima, la seconda, la terza, poi prendo
le maglie dove abbiamo lavorato l'incrocio, eccola, così, in questo modo la prendo così, allargo leggermente il lavoro e le lavoro così come si presentano, quindi una, due, tre, ed ho lavorato le 12 maglie alte triple incrociate del giro sottostante in maglie alte in costa dietro. Adesso filo sull'uncinetto, lavoro le successive 2 maglie alte in costa davanti, una e due, lavoro l'ultima maglia alta normale, quindi filo sull'uncinetto, inserisco sopra la prima catenella della maglia e la lavoro. Adesso lavoro nuovamente le 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre, volto il lavoro, lavoro le 2 maglie alte successive in costa dietro così come sono, quindi una e due, lavoro le successive 12 maglie alte in costa davanti come si presentano, lavoro poi le successive 2 maglie alte in costa dietro e concludiamo con la maglia alta sopra la maglia alta. Termino il giro con l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro sottostante. Lavoro nuovamente le 3 catenelle, 1, 2, 3, volto il lavoro, lavoro le successive 2 maglie alte in costa davanti, quindi una e 2, lavoro le successive 12 maglie alte in costa dietro, le 2 maglie alte in costa davanti e terminiamo il giro con la maglia alta sopra la maglia alta. Termino il giro con l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro sottostante. Adesso lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, volto il lavoro, lavoro le successive 2 maglie alte in costa dietro, una e due, e dopo aver lavorato il giro con l'incrocio abbiamo lavorato 3 giri, quindi 1, 2, 3 giri di maglie alte, quindi adesso dobbiamo lavorare nuovamente il giro con le maglie alte triple per lavorare l'incrocio. Quindi cosa faccio? 3 volte filo sull'uncinetto, mi salto una, due, 3 maglie alte, lavoro la successiva, una, due, tre e quattro, triplo filo sull'uncinetto, lavoro la seconda maglia seguente, una, due, tre e quattro, triplo filo sull'uncinetto e lavoro la successiva maglia alta, una, due, tre, 4, triplo filo sull'uncinetto, torno indietro e mi vado a lavorare la prima maglia alta saltata con la maglia alta tripla, quindi 1, 2, 3 e 4 e proseguo così fino alla lunghezza che desidero. Quindi questa è la lavorazione e dovete continuare sino alla lunghezza che vi serve dalla spalla al sottoseno. Vi faccio vedere un piccolo campione per darvi un attimo un'idea di come si presenta la lavorazione delle doppie
treccine. Visto come si lavora il punto treccia, adesso andiamo alla realizzazione di questa maglietta. Quindi abbiamo bisogno della circonferenza seno. Quindi dobbiamo prendere la circonferenza seno, nel mio caso sono 80 centimetri, e andrò a dividerla per 2, quindi avrò centimetri 40. Adesso per realizzarla dobbiamo lavorare delle strisce sulla metà del davanti che vanno dalla spalla al sottoseno. Quindi realizzerò una prima striscia che mi andrà dalla spalla al sottoseno, in questo modo. Poi adesso vi faccio vedere come unirle. Nel frattempo vi faccio vedere cosa ho iniziato io a realizzare. Allora, la prima striscia che va dalla spalla al sottoseno l'ho realizzata. Poi ho realizzato una striscia leggermente più corta dalla spalla, diciamo, alla scapola, quindi leggermente più corta di vediamo, vi do i miei centimetri, di 6 centimetri. Quindi la seconda striscia l'ho realizzata meno 6 centimetri dalla prima, meno 6 centimetri. Poi dovrete realizzare tante strisce sino a raggiungere i centimetri che vi servono per la metà del vostro davanti, perciò vi serve la circonferenza del vostro seno, e poi l'ultima che va dalla spalla al sottoseno. Io nel mio caso dovrò realizzare, prendendo i centimetri, solo altre 2 strisce, che poi adesso vi faccio vedere come le andremo ad unire. Terminata la lunghezza che vi serve, voltate il lavoro, lavorate una catenella, poi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, saltate 2 giri, quindi 2 maglie alte orizzontali, quindi una e 2, andate nella successiva e lavorate una maglia bassa. Nuovamente 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, saltate 1 e 2 giri, vi faccio vedere, una e 2 maglie orizzontali che sono i 2 giri, andate nel successivo e lavorate una maglia bassa, così sino a raggiungere tutta la lunghezza della vostra striscia. Terminiamo il giro lavorando 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e una maglia bassa, saltando i 2 giri nella prima maglia che ci troviamo dell'inizio del nostro lavoro. Poi lavoriamo una catenella, voltiamo il lavoro ed è in questo giro che andiamo ad unirlo il nostro lavoro. Vado a lavorarmi una maglia bassa sopra la maglia bassa. In ogni arco di 5 catenelle lavoreremo 7 maglie basse, quindi lavoriamo una, 2, 3, alla quarta maglia bassa lavoriamo la quarta maglia bassa, la andiamo ad unire con un punto bassissimo al resto del lavoro che abbiamo lavorato, perché su entrambe le strisce centrali dovremo avere questo
stesso lavoro, mentre su quelle estreme, quindi quelle che vanno dalla spalla al sottoseno, dovremo unire solo un lato che ci interessa. Quindi prendo il lavoro, vado nella quarta maglia bassa, inserisco l'uncinetto e lavoro una maglia bassissima. Estraggo, poi lavoro 3 maglie basse, una, 2 e 3. Poi lavoro nell'arco successivo 3 maglie basse, una, 2 e 3. Lavoro la quarta e la vado ad unire con il corrispondente arco, quindi alla quarta maglia bassa inserisco l'uncinetto, lavoro una maglia bassissima, estraggo il filo, lo passo e lavoro le successive 3 maglie basse, una, 2 e 3. Aspettate, e procedo così unendo gli archi sino agli archi corrispondenti opposti. In questo modo dovrete unire le strisce, quindi lavoriamo un giro di archetti di 5 catenelle saltando 2 giri e maglia bassa. Il giro successivo lavoreremo in ogni arco 7 maglie basse, ma alla quarta maglia bassa la andiamo a legare con una maglia bassissima all'arco corrispondente e in questo modo cuciremo le nostre strisce. Ho terminato il mio davanti, ecco come si presenta, le strisce più corte sul davanti, le più lunghe che vanno dalla spalla al sottosino. Adesso vediamo come fare la metà parte del dietro. Per il dietro lo lavoreremo semplicemente, quindi utilizzando la stessa lunghezza dalla spalla al sottoseno, dovremo lavorare semplicemente un pannello. Io ho deciso di lavorarlo avviando delle catenelle, naturalmente con la stessa con gli stessi centimetri, quindi se per il davanti abbiamo utilizzato 40 centimetri, per il dietro utilizzeremo sempre 40 centimetri, quindi abbiamo una catenella lunga 40 centimetri. Io ho avviato la mia catenella, quindi i miei 40 centimetri corrispondono a 83 catenelle. Quindi lavoro partendo dall'uncinetto 2 catenelle, 1 e 2. Partendo dall'uncinetto lavoro 1, 2, 3, nella quarta catenella vado a lavorarmi una mezza maglia alta. Vado nella catenella successiva e lavoro nuovamente una mezza maglia alta. In totale dovrò lavorare 6 mezze maglie alte. Lavorate le prime 6 mezze maglie alte, lavoro nella catenella successiva una maglia alta. Filo sull'uncinetto, lavoro nuovamente nelle 6 catenelle successive 6 mezze maglie alte. E così fino alla fine del giro. Ogni 6 mezze maglie alte lavoreremo una maglia alta normale. Termino il giro lavorando 6 mezze maglie alte.
Poi lavoro, perché adesso lavoriamo sempre in giri di andata e di ritorno, adesso lavoro 2 catenelle, che sono la nostra prima mezza maglia alta, volto il lavoro, vado a lavorarmi sulle successive 5 mezze maglie alte, 5 mezze maglie alte, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi lavoro sopra la maglia alta normale una maglia alta in costa davanti, quindi filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto da dietro la maglia alta, estraggo il filo e lavoro la maglia alta e procedo così per tutto il giro. 6 mezze maglie alte sopra le 6 mezze maglie alte successive, una maglia alta in costa davanti sopra la maglia alta, così sino alla fine del giro. Lavoro l'ultima mezza maglia alta ed ho terminato anche il secondo giro. Adesso sempre lavoro 2 catenelle che sono la nostra prima mezza maglia alta, volto il lavoro, lavoro 5 mezze maglie alte sopra le successive 5 mezze maglie alte, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso mi ritrovo la maglia alta che abbiamo lavorato nel giro precedente in costa davanti, quindi adesso la lavoreremo in costa dietro, cioè filo sull'uncinetto, prendiamo la maglia dal davanti verso il dietro, estraiamo il filo e lavoriamo la maglia alta e così dobbiamo procedere in giri di andata e di ritorno sino a raggiungere la nostra altezza. Quindi una volta avremo la maglia alta in costa davanti ed una volta la maglia in costa dietro, così sino a raggiungere la nostra altezza. Io ho terminato anche il mio dietro, ecco come si presenta. Adesso passiamo col cucire le due parti, quindi sistemo il davanti e il dietro. Naturalmente cuciremo sul rovescio del lavoro, quindi mettiamo le due parti, i due davanti, i due dritti, così sistemati. Andremo a cucire le nostre spalle e poi quello che ci serve come lunghezza per il nostro sottobraccio, quindi passiamo con la cucitura. Adesso vado a cucirmi, come vi dicevo prima, le nostre spalle, quindi vado nella prima maglia, estraggo il filo e tiro. Prendo la seconda maglia, vado nella corrispondente ed estraggo e cucio così la nostra manica. Allo stesso modo cuciremo il fianco e naturalmente secondo la vostra misura io lascerò giusto 20 centimetri, quindi andrò a cucirmi, aspettate, io andrò a cucirmi 10 centimetri. Quindi una volta cucite sovrapposte le due parti, cucite le spalle, lascerò 20 centimetri ed andrò a cucirmi i 10 centimetri sottostanti. Ho finito di cucire il davanti e il dietro, ecco come si presenta, ve lo faccio vedere, eccolo qui. Adesso girate sul dritto il lavoro
prendete uno dei due lati che abbiamo cucito e reinseriamo il filo. Inserite l'uncinetto, estraete il filo. Adesso lavoriamo 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, filo sull'uncinetto, vado sopra la maglia alta successiva e lavoro una maglia alta, filo sull'uncinetto, vado sopra la maglia alta seguente ma la prendo in costa davanti, cioè inserendo l'uncinetto da dietro sul davanti della maglia alta, estraggo il filo e la lavoro 1 e 2, filo sull'uncinetto, vado sopra la seguente maglia alta, vedete, anche se il lavoro è a testa in giù, prendo sempre in costa davanti e lavoro un'ulteriore maglia alta, siamo a 2, filo sull'uncinetto, vado a prendere la seguente maglia alta sempre in costa davanti. Quindi ho lavorato 2 maglie alte normali e 3 in costa davanti, filo sull'uncinetto, vado sulla seguente maglia e lavoro una maglia alta normale, vado sulla seguente maglia alta e la lavoro normale. Poi mi lavoro le successive 3 maglie alte in costa davanti, una, 2 e 3. E proseguo così per tutto il giro, calcolando anche qui, aspettate, lo lavoriamo insieme così vediamo come procedere. Lavoriamo le seguenti 2 maglie alte normali, una e 2, mi lavoro le successive 3 maglie alte in costa davanti, una, 2, 3. Adesso dove abbiamo gli archi, qui ci lavoriamo le 2 maglie alte normali, una e 2. Giunte dove abbiamo iniziato gli archi, ci lavoriamo 3 maglie alte normali perché non abbiamo la maglia alta da lavorare in costa davanti, però ci ricorderemo nel giro successivo di lavorarla. Quindi lavoriamo una, 2 e 3. Mi vado a prendere le maglie basse che mi trovo sull'arco, filo sull'uncinetto, vado sulle ultime maglie basse dell'arco seguente e mi lavoro 2 maglie alte perché queste sarebbero in costa davanti, una e 2. Poi mi lavoro 3 maglie alte che sarebbero sempre in costa davanti, quindi una, 2 e 3. Sono ritornata dove abbiamo le maglie alte, quindi mi lavoro le successive 2 maglie alte normali, una e 2. Le seguenti 3 maglie alte le lavorerò in costa davanti, una, 2 e 3. In questo modo proseguo per tutto il giro ricordandovi naturalmente dove vi trovate
l'unione, quindi qui, di lavorare sopra le maglie basse. Ci vediamo alla fine del giro. Termino il giro dovendo lavorare 3 maglie alte in costa davanti perché abbiamo iniziato con 2 maglie alte normali. Quindi lavoro la prima, lavoro la seconda e potrebbe capitarvi, come è successo a me, di non trovarmi una maglia. Quindi cosa faccio? L'aggiungo tra le maglie e chiudo il giro con una maglia bassissima sopra la prima catenella della nostra prima maglia alta. Questo perché? Perché potrebbe capitarvi che vi possa mancare una o due maglie o anche tre. Se voi le aggiungete tra le maglie, naturalmente questo non vi comporta nessun cambiamento del lavoro. Come la stessa cosa ve ne potreste trovare una sola, quindi la potete saltare tranquillamente. Adesso lavoriamo 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, lavoriamo la seconda maglia alta normale, filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare le successive 3 maglie alte in costa davanti così come sono. Una, 2 e 3. Lavoro le 2 maglie alte seguenti normali così come si presentano, una e 2, e le successive 3 maglie alte in costa davanti. Quindi adesso dobbiamo lavorare sempre sino a raggiungere l'altezza che desiderate, quindi l'altezza della vita, sempre lavorando 2 maglie alte e 3 maglie alte in costa davanti, sempre in tondo. Adesso lavoriamo, quindi dobbiamo raggiungere i nostri fianchi. Adesso dobbiamo raggiungere, lavorando in tondo, i nostri fianchi. Ci vediamo tra poco. Ho terminato la lunghezza del dietro, chiudo l'ultimo giro nella prima catenella della nostra maglia alta e taglio. Abbiamo terminato il dietro. Adesso, per quanto riguarda la manica, prendiamo il nostro giro manica. Prima cosa da fare, prendete la parte della cucitura dove abbiamo cucito la spallina con il dietro e dovete contare, siccome lavoreremo il punto treccia solo qui al centro, dobbiamo, siccome è un multiplo di 18, iniziamo a contare 9 maglie da un lato e 9 dall'altro. Quindi partendo dalla nostra cucitura andremo a ritroso di 9 maglie da un lato e 9 dall'altro e metteremo il marcapunti. Quindi per 9 maglie intendo i giri, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi qui io metterò il mio primo marcapunti. Allo stesso modo conterò la parte contraria, quindi partendo dalla cucitura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Qui io andrò a mettere l'altro marcapunti. In questo modo. Adesso, prendendo il centro del nostro sottomanica, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo, estraggo, lavoro una catenella che sarà la nostra maglia bassa, lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado a saltare una, due maglie, vado nella successiva e mi lavoro
una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto una 2 maglie, vado nella successiva e mi lavoro la maglia bassa e lavoro così sino a raggiungere il nostro primo marcapunti. Io ho raggiunto il mio primo marcapunti, adesso lavoro 9 maglie alte e altre 9 maglie alte sul lato opposto per lavorare poi il punto triccia. Quindi adesso tolgo il marcapunti e mi vado a lavorare 9 maglie alte. Quindi filo sull'uncinetto, vado nella maglia successiva e lavoro la prima maglia alta, una, vado nella seguente, lavoro una successiva maglia alta, così sino a raggiungere il centro della cucitura. Ho raggiunto, come vedete, l'unione delle due parti. Adesso mi lavoro 9 maglie alte nel lato opposto, quindi una, due, tre, quattro, sino a raggiungere il marcapunti. Ho lavorato alle successive 9 maglie alte, adesso tolgo anche questo marcapunti qui. Filo sull'uncinetto, vado nello spazio accanto e mi vado a lavorare una maglia bassa. Poi lavoro 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto 2 maglie, vado nella seguente e mi lavoro una maglia bassa, 5 catenelle, salto 2 maglie, vado nella seguente e mi lavoro la maglia bassa, questo sino a raggiungere la fine del giro. Ho terminato il giro e chiudo sopra la nostra prima catenella, che è la prima maglia bassa che abbiamo lavorato. Adesso nell'arco di 5 catenelle mi vado a lavorare 5 maglie basse, una, due, 3, 4 e 5. Vado nell'arco successivo e lavoro nuovamente 5 maglie basse, una, 2, 3, 4 e 5, così sino a terminare tutti gli archi. Ho lavorato le 5 maglie basse nell'ultimo arco, adesso mi trovo la maglia bassa e la lavoro. Quindi maglia bassa sopra maglia bassa. Poi lavoro, adesso dobbiamo iniziare con il punto treccia, quindi mi trovo la prima maglia alta e la lavoro normale. Lavoro le successive 2 maglie alte in costa dietro, quindi inserisco l'uncinetto da dietro sul davanti, estraggo il filo e lavoro la maglia alta. La stessa cosa lo faccio con la maglia alta successiva, quindi la lavoro in costa dietro. Poi triplo filo sull'uncinetto, salto le prime 3 maglie alte, vado sulla quarta maglia alta, sulla successiva, e inizio a lavorare il punto treccia doppio. Una, la seconda maglia alta tripla, la terza maglia alta tripla, triplo filo sull'uncinetto, vado a riprendere la prima maglia alta saltata. Triplo filo sull'uncinetto, lavoro la seconda,
triplo filo sull'uncinetto, lavoro la terza maglia alta saltata, triplo filo sull'uncinetto, vado sulle successive maglie, salto le prime 3 e lavoro la successiva, triplo filo sull'uncinetto, lavoro la seconda, triplo filo sull'uncinetto e lavoro la terza maglia alta, triplo filo sull'uncinetto, vado a riprendere la prima maglia alta saltata e la lavoriamo, triplo filo sull'uncinetto, vado a riprendere la seconda maglia alta saltata e la lavoro, triplo filo sull'uncinetto, vado a riprendere la terza maglia e la lavoro, poi lavoro le successive 2 maglie alte in costa dietro, poi lavoro la maglia alta, mi trovo con la maglia bassa e lavoro maglia bassa sopra maglia bassa e vado a lavorarmi nuovamente in ogni arco di 5 catenelle le 5 maglie basse, 1 2 3 4 e 5, così lavorando tutti gli altri archi sino a raggiungere la fine del giro. Vado a chiudere il giro lavorando una maglia bassissima sopra la prima maglia bassa. A maglia bassissima raggiungo la terza maglia bassa, quindi il centro delle 5 maglie basse, lavoro una catenella che sarà la nostra prima maglia bassa, lavoro 5 catenelle, 1 2 3 4 5, vado sopra la terza maglia bassa e lavoro una maglia bassa, 5 catenelle, vado sopra la successiva terza maglia bassa e lavoro la maglia bassa, nuovamente 1 2 3 4 5 catenelle, maglia bassa sopra la maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, maglia bassa sopra la maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, maglia bassa sopra la maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, maglia bassa sopra la maglia bassa. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1 2 3, maglia bassa sopra la maglia bassa, filo sull'uncinetto, mi vado a lavorare la maglia alta, filo sull'uncinetto, lavoro le successive 2 maglie alte in costa dietro, sempre in costa dietro, una e 2, poi filo sull'uncinetto, vado a prendere la prima maglia alta tripla che mi trovo e la lavoro maglia alta in costa davanti, 1 2 3, in effetti riprendo la lavorazione del punto treccia doppio, quindi su tutte le maglie alte triple mi vado a lavorare una maglia alta in costa davanti,
Terminate le 12 maglie alte in costa davanti, vado a lavorarmi le successive 2 maglie alte sempre in costa dietro, quindi una e due. Aspettate, è scappato il filo. Lavoro la maglia alta normale, lavoro la maglia bassa, quindi maglia bassa sopra alla maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, vado al centro, quindi sopra la terza maglia bassa, e lavoro una maglia bassa, poi 1 2 3 4 5 catenelle e proseguo sui restanti archi. Sopra la terza maglia bassa lavoro una maglia bassa. Adesso lavoro l'ultima maglia bassa sopra la terza e per chiudere il giro lavoro una 2 catenelle, doppio filo sull'uncinetto, vado a chiudere sopra la prima catenella che abbiamo lavorato all'inizio del giro e lavoro una 2 3, lavoro una maglia alta doppia. In questo modo non lavoro a maglie bassissime sopra le maglie basse, quindi non mi viene qui il cordoncino, ma mi ritrovo al centro dell'arco. Quindi lavoro una catenella che è la nostra prima maglia bassa, vado a lavorarmi 2 maglie basse, quindi una e 2, e riprendo la lavorazione in ogni arco 5 maglie basse, quindi 1 2 3 4 e 5. Quindi in ogni arco successivo lavoro le 5 maglie basse. Ho raggiunto l'arco di 3 catenelle e mi vado a lavorare 5 maglie basse al suo interno, quindi 1 2 3 4 e 5. Lavoro la maglia bassa sopra la maglia bassa, filo sull'uncinetto, lavoro la maglia alta normale e proseguo con la lavorazione del punto treccia, quindi le 2 maglie in costa dietro e le successive maglie alte in costa davanti. Lavoro la maglia alta sopra la maglia alta, la maglia bassa sopra la maglia bassa e nell'arco di 3 catenelle lavoro nuovamente 5 maglie basse, quindi 1 2 3 4 e 5. Lavoro le 5 maglie basse nei successivi archi sino a terminare il giro. Termino il giro lavorando 2 maglie basse, quindi una e 2 nell'ultimo arco, e vado a chiudere con una maglia bassissima sopra la prima catenella che abbiamo lavorato, che sarebbe la nostra prima maglia bassa. In questo modo, e come potete vedere, mi ritrovo al centro dell'arco. Lavoro una catenella che è la nostra prima maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, vado al centro sopra la terza maglia bassa e mi lavoro una maglia bassa e proseguo così in giri tondi sino a raggiungere la lunghezza che a me piace, naturalmente proseguendo con il punto treccia che sul davanti abbiamo lavorato in giri di andata e di ritorno, mentre sulla manica lo lavoreremo in tondo, rispettando naturalmente sempre i punti. Raggiungete la lunghezza che desiderate. Io ho raggiunto la lunghezza che volevo, quindi una mezza manica, ed ho chiuso il giro. Ho terminato il giro lavorando l'arco con le 5 maglie basse e lavorandolo anche sopra all'estremità del punto treccia. Ecco come si presenta la nostra manica.
Al centro abbiamo il punto treccia e poi tutti archi intorno. Eccola qui. Questa è la nostra manicina. Io ho preferito farla corta, ma voi naturalmente potete farla lunga. Adesso nascondiamo tutti i fili, una vaporizzata e vediamo il risultato finale.